Buongiorno a tutti, sono Lucas e siete su Wow Podcast Italian. Mia, oggi abbiamo un argomento molto importante, vero? Buongiorno a tutti, cari ascoltatori. Sono Mia. Sì, Lucas, oggi parliamo di qualcosa che riguarda tutti noi, i soldi. E, in particolare, come risparmiare senza soffrire troppo. Esatto. E sai, Mia, questo argomento mi sta molto a cuore ultimamente. Ti racconto una cosa. Il mese scorso ho guardato il mio conto in banca e mi sono quasi spaventato. Davvero, cos'è successo? Hai speso troppo? Sì, esattamente. Non me ne ero accorto, ma ogni giorno compravo un caffè al bar, un panino a pranzo, qualche snack qui e là. Alla fine del mese queste piccole spese sommavano quasi 200 euro. Incredibile, vero? Questo succede a tanti di noi. Le piccole spese sono le più pericolose perché non le notiamo subito. È come un rubinetto che perde poche gocce d'acqua. Sembra niente, ma alla fine perdi tanta acqua. Che bella immagine, Mia! E sai, da quel momento ho iniziato a tenere un diario delle spese. Ogni sera scrivo tutto quello che ho speso durante il giorno. È stato rivelatore. Ottima idea! Cari ascoltatori, anche voi potete farlo. Non serve un'app speciale o un programma complicato. Basta un foglio di carta o il vostro telefono. Scrivete ogni spesa, anche quella piccola. Pensate di farlo? Scrivete nei commenti. Sì, partecipate. È importante sapere dove vanno i nostri soldi. Mia, ma tu come gestisci il tuo budget? Hai qualche trucco? Certo, io uso il metodo delle buste. Hai sentito parlare di questo metodo, Lucas? Sì, ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai provato. Puoi spiegarlo ai nostri ascoltatori? Con piacere! Il metodo delle buste è molto semplice. Prendi alcune buste e scrivi su ognuna una categoria di spesa. Affitto, cibo, trasporti, divertimento, eccetera. Poi, quando ricevi lo stipendio, metti in ogni busta la somma di denaro che puoi spendere per quella categoria. Quindi se la busta del cibo è vuota, hai finito i soldi per il cibo quel mese? Esatto! È un sistema molto visivo e concreto. Quando la busta è vuota, sai che non puoi più spendere in quella categoria. Alcune persone usano soldi veri, altre preferiscono fare tutto digitalmente con le app bancarie. Interessante. Io invece ho iniziato a usare la regola del 50-30-20. Avete sentito parlare di questa regola, cari ascoltatori? È molto famosa. Sì, puoi spiegarla, Lucas. È molto utile per i principianti. Certo, è semplice. Prendi il tuo stipendio mensile. Il 50% va per le necessità, affitto, cibo, bollette, trasporti. Il 30% va per i desideri, ristoranti, cinema, vestiti, viaggi e il 20% va direttamente nei risparmi. È una regola bellissima, perché è facile da ricordare e da applicare. Non devi fare calcoli complicati. Cari ascoltatori, sapete quanto guadagnate ogni mese? Provate a dividere quella cifra secondo questa regola. Proprio così. E sai cosa ho scoperto, Mia? Quando ho iniziato a risparmiare il 20% ogni mese, dopo 6 mesi avevo già abbastanza soldi per un piccolo viaggio. Meraviglioso! Questo è il potere del risparmio costante. Non devi guadagnare tanto per risparmiare. Devi solo essere costante. Anche risparmiare 20 euro al mese è meglio di niente. Verissimo. E poi c'è un altro punto importante, la differenza tra bisogni e desideri. Questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere spesso. Assolutamente. Puoi darci un esempio, Lucas? Certamente. Un bisogno è qualcosa di cui hai veramente bisogno per vivere. Il cibo, l'affitto, i medicinali, i trasporti per andare al lavoro. Un desiderio invece è qualcosa che vuoi, ma non ti serve davvero per sopravvivere. Il nuovo telefono quando il vecchio funziona ancora bene. Il vestito nuovo quando hai già l'armadio pieno. Perfetto. E cari ascoltatori, prima di fare un acquisto, fermatevi un momento e chiedetevi: questo è un bisogno o un desiderio? Se è un desiderio, aspettate 24 ore prima di comprare. Spesso dopo un giorno non lo volete più. Questo trucco si chiama la regola delle 24 ore. È molto efficace soprattutto per gli acquisti online. Sì! E parlando di acquisti online, questo è un argomento importante. I negozi online sono progettati per farci spendere di più. Le offerte speciali, i countdown, i messaggi, come solo 3 pezzi rimasti. Tutto questo ci spinge a comprare in fretta senza pensare.
Hai ragione, Mia. Io ho una strategia. Quando voglio comprare qualcosa online, lo aggiungo al carrello, ma non completo l'acquisto subito. Aspetto qualche giorno. Spesso l'articolo rimane nel carrello e alla fine capisco che non ne avevo davvero bisogno. Ottima strategia! Cari ascoltatori, avete mai fatto questo? Avete aggiunto qualcosa al carrello e poi non l'avete comprato? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Sì, condividete le vostre storie, è bello imparare insieme. E poi voglio parlare di un altro argomento importante, il fondo di emergenza. Mia, cos'è un fondo di emergenza? Il fondo di emergenza è una somma di denaro che metti da parte per le situazioni impreviste. Per esempio, se la macchina si rompe, se perdi il lavoro, se hai una spesa medica improvvisa. Gli esperti consigliano di avere tra 3 e 6 mesi di spese nel fondo di emergenza. Esatto! E questo denaro deve essere in un posto facilmente accessibile, come un conto corrente separato. Non devi investirlo in cose rischiose, deve essere lì, pronto per le emergenze. Perfetto. E ricordate, il fondo di emergenza non è per le vacanze o per comprare qualcosa di bello. È solo per le vere emergenze. Se lo usate, dovete ricominciare a ricostruirlo il prima possibile. Giusto? Sai, Mia, un altro argomento che mi sembra importante è la spesa alimentare. Molte persone spendono troppo al supermercato. Hai qualche consiglio? Tanti! Prima di tutto, fate sempre la lista della spesa prima di andare al supermercato. E cos'è ancora più importante? Rispettate la lista. Non comprate cose che non sono sulla lista. Facile a dirsi, difficile a farsi. I supermercati sono progettati per farci comprare di più. Mettono i prodotti più costosi all'altezza degli occhi, mettono le cose buone vicino alle casse. Esatto! Per questo è importante andare al supermercato dopo aver mangiato, mai quando si ha fame. Quando abbiamo fame, tutto sembra delizioso e compriamo cose che non ci servono. Ottimo consiglio. E poi comprare i prodotti di marca propria del supermercato, quelli con l'etichetta del negozio, può far risparmiare tanto. Spesso la qualità è quasi uguale a quella dei prodotti famosi, ma il prezzo è molto più basso. Verissimo! E un altro trucco. Controllate sempre il prezzo al chilogrammo o al litro, non solo il prezzo totale. Spesso un pacco grande costa meno per unità di peso rispetto a un pacco piccolo. Cari ascoltatori, avete qualche trucco per risparmiare al supermercato? Scrivete nei commenti, vogliamo imparare dai vostri consigli. Sì! La nostra comunità è piena di persone brillanti. E ora voglio parlare di qualcosa di diverso ma collegato. I piccoli lussi. Tutti abbiamo qualcosa che amiamo fare e che costa un po' di soldi. Come gestiamo questi piccoli piaceri senza sentirci in colpa? Bella domanda. Io penso che non dobbiamo eliminare tutti i piaceri dalla vita. Se ami il caffè al bar ogni mattina, non devi smettere completamente. Ma forse puoi ridurlo, invece di ogni giorno, fallo 2 o 3 volte a settimana. Esatto. Il risparmio non significa soffrire. Significa fare scelte consapevoli. Goditi i tuoi piaceri, ma in modo controllato e pianificato. Metti nel budget anche una piccola somma per i divertimenti. Proprio così. E a proposito di pianificazione, voglio parlare dei grandi obiettivi. Risparmiare è molto più facile quando hai un obiettivo specifico. Per esempio, voglio comprare una macchina tra 2 anni, voglio fare un viaggio in Giappone, voglio comprare casa. Sì! Un obiettivo concreto ti dà la motivazione per risparmiare. Sai perché lo fai. Metti una foto dell'obiettivo sul frigorifero, sul telefono, ovunque tu possa vederla ogni giorno. Bella idea! E poi dividete l'obiettivo in piccoli passi. Se volete risparmiare 3.000 euro per un viaggio e avete 18 mesi, dovete risparmiare circa 170 euro al mese. Sembra possibile, vero? Molto più possibile che pensare a 3.000 euro tutti in una volta. Cari ascoltatori, avete un obiettivo di risparmio al momento? Raccontatecelo nei commenti. Vogliamo sapere per cosa state risparmiando. Sì, condividete i vostri sogni con noi. E ora passiamo a un argomento che tocca molti di noi, i debiti. Mia, cosa pensi dei debiti? I debiti sono come un peso che porti sulle spalle. Più a lungo li porti, più diventano pesanti per via degli interessi. Quindi, se avete dei debiti, la priorità numero 1 dovrebbe essere pagarli il prima possibile.
Esatto, e c'è una strategia interessante che si chiama il metodo della valanga. Sai di cosa si tratta, Mia? Certo. Con il metodo della valanga, paghi prima il debito con il tasso di interesse più alto. Così paghi meno interessi in totale nel lungo periodo. È la scelta matematicamente più efficiente. E poi c'è il metodo della palla di neve, che è l'opposto. Paghi prima il debito più piccolo, indipendentemente dal tasso di interesse. Quando finisci di pagare un debito piccolo, usi quei soldi per pagare il prossimo. È più motivante psicologicamente. Entrambi i metodi funzionano. La scelta dipende dalla persona. Alcuni preferiscono la motivazione di vedere i debiti sparire uno a uno, altri preferiscono il risparmio matematico. L'importante è iniziare. Benissimo detto. Cari ascoltatori, se avete domande sui debiti o sul risparmio in generale, scrivetele nei commenti. Non abbiate vergogna. Parlare di soldi è importante e normale. Assolutamente. La cultura del silenzio sui soldi ci fa male. Dobbiamo imparare a parlare di finanze personali apertamente. Ed è per questo che esiste Wow Podcast Italian, per aiutarvi a imparare e a migliorare la vostra vita, anche in italiano. Perfetto! E prima di concludere, voglio condividere un'ultima cosa. L'importanza di celebrare i piccoli successi. Se avete risparmiato 50 euro questo mese, festeggiate. Non con una grande spesa, ovviamente, ma riconoscete il vostro progresso. Sì, il cambiamento di abitudini è difficile. Ogni piccolo passo merita riconoscimento. Siate gentili con voi stessi quando sbagliate e festeggiate quando fate bene. Detto benissimo, Mia. Bene, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tanti argomenti oggi. Il diario delle spese, il metodo delle buste, la regola del 50-30-20, la differenza tra bisogni e desideri, il fondo di emergenza, i trucchi per il supermercato e i debiti. È stato un episodio ricchissimo. Spero che abbiate imparato qualcosa di utile. Ricordate, non dovete cambiare tutto subito. Scegliete una cosa sola da questo episodio e iniziate da lì. Un piccolo passo alla volta. Esattamente. E ricordate di mettere like a questo video, di iscrivervi al canale Wow Podcast Italian se non l'avete ancora fatto e di condividere questo episodio con qualcuno che potrebbe trovarlo utile. Sì. E lasciate un commento qui sotto. Quale consiglio di oggi vi è sembrato più utile? Noi leggiamo tutti i commenti e ci fa molto piacere sapere cosa pensate. Grazie mille per aver ascoltato, cari amici. Alla prossima puntata. Grazie a tutti! Continuate a praticare il vostro italiano e a prendervi cura del vostro portafoglio. A presto su Wow Podcast Italian. Ciao! Ciao a tutti!